Molti dicono che il 2020 è stato l'anno peggiore della loro vita, un anno completamente da buttare. Anche noi abbiamo avuto la nostra parte di difficoltà, siamo sinceri. Però quello che abbiamo fatto differente è stato chiederci come potevamo ribaltare la percezione di questo anno e invece renderlo l'anno migliore della nostra vita, invece di lamentarsi e basta. Una delle cose su cui ci siamo concentrati è stato sfruttare al meglio il tempo libero che avevamo a disposizione, e una delle maniere più efficaci è stata leggere più libri. Oggi vi faremo vedere la lista dei 5 libri che secondo noi sono stati le nostre migliori scelte nel 2020. Qualsiasi cammino di crescita personale richiede tempo e sforzo. Anche noi tante volte ci siamo messo delle scuse per non cominciare. Il nostro obiettivo era leggere più libri e una delle strategie che abbiamo usato è stato giustamente installarci Audible. Audible è un servizio di Amazon che ti consente di sentire libri tanto in lingua originale come nella tua lingua. Questo ti consente di sentire libri quando stai facendo anche altre cose. Questa formula onestamente ha funzionato per noi e non vuol dire che funzioni per tutti, però ci ha aiutato nel nostro obiettivo, che era leggere di più. Qua sotto vi lasceremo il link di Audible, dove potete fare una prova gratuita di 30 giorni, e in più vi lasceremo il link dei libri giustamente che vi consiglieremo. Noi sempre cerchiamo di sentire i libri in lingua originale, però vi lasceremo i libri tanto in inglese come in italiano. Allora partiamo con il primo libro. Il primo libro che consigliamo è Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki. Questo è un grande classico per chiunque voglia iniziare, ad addentrarsi in un percorso di crescita personale. Quello che descrive l'autore è la sua storia, la sua crescita da ragazzo, adolescente fino all'età adulta, paragonando l'educazione che gli arriva dalla sua famiglia con quella che invece gli arriva dalla famiglia di un suo amico, che è una famiglia benestante. Due dei concetti fondamentali sono appunto quello secondo cui la scuola non ci dà veramente delle solide basi per avere un'educazione finanziaria solida e che ci porti a un'autonomia e indipendenza finanziaria. E il secondo concetto è fondamentalmente quello secondo cui la maggior parte della gente, proprio perché in base al punto 1 non ha una solida educazione finanziaria, in genere spende i propri soldi in passivi, cioè in beni di consumo, eccetera eccetera, che non fanno altro che togliere ancora più soldi dal nostro portafoglio, dal nostro conto bancario, mentre invece dovremmo concentrarci su investire i nostri soldi in attivi, che sono appunto beni di proprietà, beni immobili o qualsiasi altro investimento che invece mette soldi nel nostro conto bancario e aumenta la nostra ricchezza. Adesso con questo noi non vogliamo dire che l'obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di diventare milionari, no? Vogliamo solo promuovere l'idea di sviluppare la nostra intelligenza finanziaria in modo e maniera che col passare del tempo non diventiamo schiavi della nostra invece ignoranza finanziaria, no? Il secondo libro che vi vogliamo raccomandare è il libro di Michelle Obama, che in inglese si chiama Becoming e in italiano si chiama La mia storia. E Michelle Obama è stata una delle donne più importanti, più emblematiche di questi tempi. È stata la prima donna afroamericana in diventare First Lady di qua in America. E praticamente nel suo libro racconta un po' la sua storia, il suo percorso da bambina fino alla donna che è oggi. Lei è nata a Chicago in una famiglia anche abbastanza povera e è diventata una delle donne più forti, più importanti, con più potere della nostra storia in questi ultimi tempi. È una donna in cui tante volte ha ampiamente superato le aspettative, le sue proprie aspettative e anche le aspettative di quei altri. Quindi è una bellissima storia da leggere e anche da condividere con gli altri.
La nostra terza scelta è Start With Why di Simon Sinek. Questo è un libro che io ho avuto tanto nella mia wishlist, era tanto che volevo leggere fino a che appunto finalmente ho avuto tanto tempo libero per ascoltarlo. Era un po' che seguivo l'autore Simon Sinek, anche su YouTube ci sono un sacco di tech talks che lui fa, una delle quali è famosissima, magari vi linkerò il video anche di questo qua sotto. Per quanto riguarda il libro, l'autore si concentra molto sul perché e su quanto sia importante iniziare dal perché, avere ben chiaro il perché, il nostro perché. Questo è il motivo, è che il nostro perché è appunto il nostro motore, è la forza che ci spinge a fare ciò che facciamo, e quello che ci dà la motivazione. Già nei primi capitoli viene introdotta appunto l'importanza di questo concetto, e con alcuni esempi molto molto concreti di alcune delle ditte più famose, ovviamente senza fare nomi. Viene spiegato appunto come fanno queste ditte a comunicare attraverso il loro perché. Loro hanno il loro obiettivo ben chiaro, qual è la loro motivazione, qual è la loro spinta, e alcuni esempi sono veramente illuminanti. In alcuni esempi Simon Sinek mostra come ci sono ditte che falliscono nella loro comunicazione perché non hanno chiaro il loro perché, e dice che quasi tutti sanno cosa fanno. Per esempio, non lo so, tipo noi facciamo scarpe. Molti sanno come lo fanno, per esempio, non lo so, le nostre scarpe sono alla moda, le nostre scarpe sono robuste, le nostre scarpe durano più delle altre, eccetera, eccetera, ma nessuno sa veramente, o molto pochi sanno veramente perché fanno qualcosa, cos'è che li spinge e cos'è che li fa stare uno scalino o due sopra gli altri, no? Ed è questo che alla lunga fa in modo che un'azienda duri e stia sul mercato al top per 20 anni o per generazioni intere, e molte altre si perdono per strada o non abbiano il successo delle altre. Questi concetti non valgono solo ovviamente per grandi aziende, questi valgono anche in scala molto più piccola per individui singoli come siamo noi, no? Una volta che noi abbiamo chiaro il nostro perché e riusciamo a costruire tutto intorno al nostro perché, tutti i nostri obiettivi saranno più facili, saranno più chiari e saranno anche molto più delineati. Il quarto libro che vogliamo raccomandarvi è il libro The Power of Habit, di cui abbiamo già parlato in altri video. Questo è un libro che veramente ci è cambiato tanto, in italiano si chiama Il potere delle abitudini. È un libro che veramente questo anno ci ha aiutato tantissimo a cambiare un po' quelle abitudini che avevamo un po' in maniera automatica e che veramente non ci stavano portando alla vita che veramente volevamo vivere. In genere il 60% delle abitudini che abbiamo, che a volte possono sembrare scelte ponderate, non lo sono piuttosto delle abitudini automatiche che abbiamo giorno dopo giorno e che nemmeno le pensiamo. Quindi questo libro giustamente ci aiuta a capire quali sono quelle abitudini, quali sono quelle buone, e distinguere quelle buone di quelle cattive. E giustamente ci aiuta a capire come funzionano queste abitudini, come funziona il nostro cervello, come funziona il nostro ragionamento, e ci aiuta anche a cambiare quelle scelte, quelle abitudini che sono cattive e che veramente non ci stanno portando dove veramente vogliamo essere. Quindi è un libro che raccomandiamo veramente tanto, che lo potete trovare tanto in italiano come in inglese, e tanto in Amazon come in Audible. L'ultimo libro per oggi è un libro che abbiamo in formato cartaceo, e in inglese si chiama Unfuck Yourself, che suona come una parolaccia, infatti lo è, e in italiano si chiama Smetti di martellarti le balle. L'ho trovato e ve lo lascio qua giù sotto nei link nella descrizione. È un libro molto forte, diciamo, il titolo è molto forte, ma è provocatorio, diciamo, appunto per un buon motivo, no? Perché cerca di svegliarti una reazione già dal titolo. Sono 9 capitoli, e a me quelli che hanno colpito di più sono il capitolo 3 e il capitolo 5. In particolare il capitolo 3 parla di
di come il nostro cervello sia disegnato per vincere fondamentalmente. Vincere non nel senso diciamo solo positivo della parola, ma il nostro cervello è programmato per vincere, nel senso di è programmato per avere ragione. Il nostro cervello vuole avere il lavoro facile e vuole avere sempre ragione. Quindi qualsiasi diciamo pensiero, qualsiasi seme noi mettiamo nella nostra testa, il nostro cervello cercherà dei pattern e cercherà di sviluppare diciamo delle abitudini, come parlava Nadia appunto prima, in modo da garantirsi di avere ragione. Quindi sostanzialmente il fuoco di quel capitolo è stare molto attenti a quali sono i pensieri che con i quali noi nutriamo il nostro cervello, perché se noi cominciamo ad avere pensieri negativi tipo non sono abbastanza buono per questo, non riuscirò a fare questa cosa, io non sono nato per fare questo, il nostro cervello cercherà di voler avere ragione, quindi farà di tutto per mettere in atto quel processo che si chiama autosabotaggio e quindi vorrà avere ragione nel provarci che noi veramente non siamo buoni per fare quella cosa. Quindi se noi proviamo a fare qualcosa di nuovo e subito iniziamo a dubitare, iniziamo a non sentirci, a non avere sensazioni positive, a pensare di non essere in grado, il nostro cervello vorrà avere ragione. Quindi in particolare per questo caso specifico la soluzione facile è sì, ovviamente riconoscere le nostre difficoltà, riconoscere i nostri limiti, ma cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? E convincerci che niente è facile all'inizio, è semplicemente perché non l'abbiamo mai fatto. Nessuno è partito il primo giorno e ha corso una maratona in una settimana. Se tutti ci fermiamo a dire non sono buono a correre una maratona, cioè, nessuno ci arriverà mai, perché nessuno parte come il migliore al mondo dal primo momento in cui fa qualcosa. L'altro capitolo che mi ha colpito molto è il capitolo numero 5, dove l'autore dice che una delle maniere migliori per crescere il più velocemente possibile è mettersi in situazioni di sfida, di incertezza e anche di scomodità. Questo perché se noi stiamo in una situazione di comfort, in una situazione dove tutto è sotto controllo, non avremo mai la spinta, non avremo mai la necessità di cambiare, di fare un passo in più, di fare lo sforzo appunto come dicevo prima, per buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Quindi se rimaniamo sempre fermi nella nostra comfort zone non avremo mai la necessità di fare altro. Gente che è cresciuta molto si è sempre trovata in situazioni difficili, scomode o di incertezza, e quindi una volta che tu impari che appunto le difficoltà ci sono parte della vita quotidiana, ma impari a risolverle, impari a passarle, quello è un insegnamento molto grande, perché ti fa capire come una volta che hai superato, una volta che hai capito che questa era una cosa passeggera, la prossima volta che ti succederà qualcosa del genere sai già come affrontarlo, no? Allora, questi sono stati i 5 libri che ci hanno veramente cambiato la percezione di questo 2020, e quindi raccontatemi qua sotto quali sono, se avete letto questo anno innanzitutto, quali sono stati i libri che hanno cambiato il vostro 2020 o quali sono stati quei libri che forse avete letto in passato e che veramente ci hanno svegliato o vi hanno scattato qualcosa dentro.